Riflessione sulla cosiddetta festa di Halloween. In effetti non si tratta di una festa quanto più di una liturgia. Ma cominciamo dall'inizio. Dunque, intanto diciamo che è un evento di gran moda, molto gettonato, e proprio perché è diventato un fenomeno di massa merita una analisi meno superficiale di quella che oggi si tende a fare, soprattutto da parte dei genitori, di certi genitori, che accompagnano i propri bambini sin dalla tenera età a queste feste considerate quasi carnevalesche. Sappiamo che le mode non nascono da sole e normalmente sottintendono delle regie molto complesse. La storia, la sociologia ci insegnano che le mode, le tendenze sono i risultati di indotti molto precisi, ideologici, commerciali, pedagogici, ma anche indotti che vengono dal mondo delle tenebre. Di solito sono appetibili, divertenti, di facile approccio e vengono presentati come innocui e quasi irrinunciabili. Halloween è proprio un esempio tipico di questa politica. Una bella festa in costume tra dolcetti e scherzetti, ma è veramente soltanto una mascherata, una sorta di gioco che accomuna grandi e piccini? È soltanto una carnevalata? Un giochetto che rende felici i bambini in un contesto, diciamo così, consumistico? Dunque perché togliere loro questa gioia nei giorni tristi dei defunti e dei santi? Qui bisogna meditare su questa cosa. Se poi il cristiano ha un'idea diversa e va controcorrente, naturalmente viene messo da parte o tacciato da persona isterica. Halloween non è una festa innocua. Non è una festa innocua e esistono molti luoghi comuni su Halloween che non sto a elencarvi. Basta ricordare per esempio alcuni articoli di giornalisti che dicono che è una ricorrenza dovuta ai bambini che così esorcizzano il problema della morte. Ma non è così, perché questi simboli che pullulano nella festa di Halloween, che sono streghe, scheletri, teschi, mani insanguinate, dita mozzate, occhi sanguinolenti, eccetera, gatti, ragni e streghe, hanno un preciso significato. Innanzitutto inducono al gusto dell'orrifico. Il gatto nero in particolare, per chi conosce un pochino questo argomento, è usato nei riti magici per comunicare con l'ignoto, è una pratica esoterica. Il ragno, per esempio, è legato alle pratiche magiche delle Wicca, delle stregonerie, e le streghe rappresentano l'occulto e l'esoterismo come un veicolo di conoscenza, un veicolo iniziatico di conoscenza, cosa che ancora non succede presso i piccoli, perché i bambini sono ignari di questi processi che vengono consumati invece in altri ambienti. Qualcuno dice che è solo una festa consumistica, non è vero. Il consumismo non è il centro del problema, poiché ciò che conta è il contesto in cui il fenomeno avviene, cioè il fine per cui si spende il denaro. Bene, diciamo che Halloween in sostanza è la pedagogia della trasgressione, una trasgressione iniziatica che comincia per gioco con la mascherata macabra, con lo scherzetto dolcetto, poi con altri giochetti, ma poi si cresce con l'età e si concretizzano comportamenti istintuali che producono reati contro cose e persone e giungono purtroppo all'adesione alle sette sataniche. Ma allora Halloween è anche satanismo? Qualcuno dice di no, ma lo dice perché non conosce il mondo del satanismo. Innanzitutto, quali sono gli obiettivi, i risultati, diciamo così, che Halloween produce nei bambini, ma anche negli adulti, nei ragazzi e negli adulti, purtroppo? Intanto far dimenticare la ricorrenza cristiana dei santi e dei defunti. Incentivare poi atteggiamenti, come abbiamo visto, trasgressivi, soprattutto nei giovani, dalla piazza alla discoteca, si arriva alle orge notturne, si arriva allo sballo con droghe, con superalcolici.
togliere la gente dalle chiese per deviarla nei locali, nelle discoteche in cui si celebra il culto. Anche a Gardaland lo celebrano. In tutti i centri commerciali si celebra. Non vi è negozio oggi che non abbia qualche elemento che ci ricorda Halloween. Significa cioè divulgare una tradizione che non ci appartiene e distoglie dalla riflessione importante sulla comunione dei santi. Inoltre sono stati registrati, è stato registrato un grosso aumento dei reati contro la persona, contro i beni, quindi stupri, furti, danneggiamenti, schiamazzi notturni, gatticidi, omicidi, vandalismi contro le chiese, uso della Santa Eucaristia per addirittura la celebrazione di riti satanici come la messa nera. Come vi dicevo, incentivare l'alcolismo, l'uso di droghe, creare addirittura dei gruppi sulla falsariga della setta satanica con rituali di tipo orgiastico, la chiamano la magia rossa, iniziatico con streghe, feti sacrificati. Ci sono addirittura delle donne che si lasciano ingravidare nel tempo giusto per poi partorire i bambini e sacrificarli durante questa festa. Lo so, è una cosa orrenda, ma purtroppo succede. In Italia ricordiamoci che ci sono circa 800.000 tra maghi e cartomanti che operano nel mondo dell'occulto. E Halloween significa anche un incentivo alla cultura della magia e dell'esoterismo. Con Halloween si arriva alle letterature di grande smercio come tutta la raccolta dei libri di Harry Potter. Halloween, nonostante appunto non lo si dica, però è una ricorrenza magica. E di fatto la magia significa esercitare potere in modo occulto nei confronti di qualcuno. Ecco, dolcetto scherzetto. Dolcetto scherzetto non è una ritualità qualsiasi. Perché? Dolcetto scherzetto nasconde un significato diverso da quello apparente. Infatti scherzetto corrisponde al trick, cioè a una minaccia, a una maledizione, se non si ottiene il favore, cioè il dolcetto. Era il rituale druidico che contemplava addirittura sacrifici umani in onore al dio Baal per proteggersi dalle sventure. Ecco, tutto viene presentato dietro il paravento della festa delle zucche, di Jack, eccetera, ma in effetti Halloween ha una valenza esoterica, lo ripetiamo, soprattutto per la tradizione druidica da cui proviene e che è stata poi assunta. È il capodanno esoterico corrispondente alla luna crescente dopo l'equinozio d'autunno e la festa di Samhain, consumata nei 3 giorni del 13° mese che inaugurano il nuovo anno, e si celebrava con riti magici in onore a questo dio pagano, questo demone Baal. Si celebrava nelle foreste per richiamare energie invisibili, portafortuna, è un tipico esempio del channeling, della canalizzazione per ottenere la conoscenza, per ottenere il potere della gnosi. La gnosi però è una conoscenza legata all'occultismo, all'esoterismo, alla magia, quindi nulla a che fare con il cristianesimo. Si tratta di operazioni tipiche di una cultura neopagana che oggi tenta, attraverso New Age, di sostituire la tradizione cristiana. La festa di Halloween detiene il record più alto di criminalità, più del 50% di ogni altro giorno dell'anno. Quindi è un allarme sociale che viene sminuito dai media che devono pubblicizzarla per il politicamente corretto. Però abbiamo anche qualche voce che si è elevata e ha spiegato il discorso come sta veramente. Per esempio il criminologo James Alan Fox, che è un docente di criminologia e di diritto penale alla Northeastern University, scrive: alta è la minaccia di criminalità nella notte di Halloween e già nel pomeriggio, quando i bambini vanno di casa in casa per il rituale del dolcetto scherzetto. È la peggiore serata dell'anno per l'aumento di atti di violenza e di criminalità. Nella serata del 31 ottobre la criminalità, appunto come vi dicevo, lo ripete, è di circa il 50% superiore rispetto a tutte le feste dell'anno. Vi sono poi le testimonianze di Cristina Kneir su un quotidiano cileno, El Norte, che ci spiega come ad Halloween i satanisti celebrano la messa nera,
in edifici chiusi, protetti. Si inizia con l'invocazione a Satana, con sacrifici di animali e anche sacrifici umani. Preferibilmente, dice, vengono scelti i bambini, perché non hanno peccato. Alle vittime viene tolto il cuore e consumato dai presenti. La CNER spiega che il 31 ottobre si celebra il Capodanno satanico e che il rito di dolcetto scherzetto è un simbolo che rappresenta un pensiero negativo, un ricatto, una imposizione della propria volontà. Abbiamo poi la voce autorevolissima del padre Gabriele Amort che definisce Halloween come un'osanna al diavolo. Si adorano soltanto per una notte questi simboli e Halloween risulta essere una gigantesca, dice lui, leggo testuale, seduta spiritica presentata in forma di gioco, una liturgia satanica in piena regola. Lui dice una liturgia di massa, ben camuffata, che fa da sottofondo ai rituali di magia nera e consacrazione di persone e cose a Satana, che vengono realizzati da gruppi potenti di adepti alle varie sette per avere potere sull'intera umanità e su Dio stesso. Quindi è un patto con Satana rinnovato ogni anno. Quindi non si tratta di un gioco. Abbiamo altre testimonianze. Doreen Irwin, una prostituta satanista, poi convertitasi al cristianesimo, che su Halloween è stata molto esplicita. Dice: se i padri sapessero il significato di questa festa, non la nominerebbero nemmeno davanti ai loro figli. Vi è poi Wilson Lopez, un ex satanista, intervenuto poi in rete, che ammette che Halloween è una festa durante la quale avvengono consacrazioni a Satana da parte di enti realmente esistenti e secondo rituali pubblicati. La Chiesa Satanica di San Francisco, che è stata fondata nel 1966. Nel 69 esce la Bibbia satanica e il rituale satanico nel 72. Lopez poi fa una descrizione nel dettaglio di quello che significa Halloween e ricorda il nome di un importante satanista, Anton LaVey, fondatore della Chiesa Satanica californiana e autore della Bibbia satanica che abbiamo ricordato, alto sacerdote della Chiesa Satanica, che dice che per ogni satanista il giorno più importante dell'anno è il giorno di Halloween. Halloween ha un significato preciso per i satanisti, sia Satana riverito e innalzato, questo significa. Loro dal 5 settembre al 9 novembre celebrano una serie di ritualità, innanzitutto un digiuno per cercare la volontà di Satana, la scelta del sacerdote confessore per gli iscritti nel libro del capro maschio, il rituale per maledire il corpo di Cristo, quindi le messe nere, riunioni per preparare il giorno di Samhain Halloween, la confessione dei peccati contro Satana e la benedizione di coloro che si sono integrati nei gruppi satanici. I vescovi neri sono chiamati. Poi ordinano i ministri del rock, i musicisti, i manager, promotori e compiono riti battesimani con acqua di fogna, sangue di bambini e adulti che erano stati precedentemente sacrificati. Il 31 ottobre poi vi è l'iscrizione nel libro del capro maschio, Capodanno satanico, dove si invoca il potere totale di Belzebul, Nostradamus e altri demoni. E poi il 1 novembre vengono allestiti degli altari per l'invocazione ai demoni. Dal 2 al 9 novembre è la settimana delle nozze di Satana con le donne della setta. Ora, nella prima settimana si riuniscono queste donne sotto forma di streghe per visualizzare interiormente Satana. Nella seconda settimana si sacrifica un animale piccolo, possibilmente un gatto nero. Nella terza si fa il sacrificio di un animale più grande, un cane, un agnello. Nella quarta si sacrifica un capro con le corna e dopo averlo sacrificato la testa si deve porla in alto come simbolo della perfezione di Satana. Ora tutti questi segni noi li troviamo nei gadget di Halloween.
Nella quinta settimana poi si sacrifica un bambino piccolo o un adolescente offerto da una donna del gruppo. Se non ci sono bambini si rubano, si vanno a prendere. Noi sappiamo che esiste un ampio mercato nero dei bambini, è una realtà sconcertante ma esiste. La polizia stessa riporta un aumento dei bambini scomparsi nel periodo di Halloween. Ecco, la notte di Halloween è la sesta settimana di queste feste, nella quale è abitudine sacrificare addirittura una persona adulta, specialmente la madre del bambino sacrificato la prima settimana. Ecco, sono cose raccapriccianti che avvengono nelle alte sfere del satanismo, però non dimentichiamo che quello che avviene nelle strade, nei centri commerciali e nelle parrocchie, addirittura negli oratori, non è altro che una sinfonia preparatoria, una sorta di sinfonia d'apertura, un preludio a quello che poi sarà il concerto del male. Halloween è il compleanno di Lucifero. Vi do qualche altro dato. Halloween è l'esaltazione dell'orrifico, del macabro, dell'irrazionale che cancella il mistero della resurrezione e attraverso le maschere e i travestimenti incarna il concetto del male. Halloween non è solo una festa celtica, una colonizzazione culturale, un business commerciale, come dicono, no, ma è uno dei 4 sabba della stregoneria. Halloween, sottolineiamo ancora, è un rito esoterico che usa la magia rossa, la magia nera ed è sponsorizzato da molte delle 500 sette italiane per fare sempre nuovi adepti. Quindi in buona sostanza siamo di fronte a un fenomeno che non ha nulla di festaiolo, assolutamente no. Altrimenti i sacerdoti e soprattutto gli esorcisti non ci invitano a stare lontani da questa cultura. Pensate che nella saga di Harry Potter l'unica festa che viene celebrata veramente nel collegio è la festa di Halloween. Quindi dobbiamo in qualche modo riuscire a far capire ai nostri bambini che è importante onorare i nostri morti, i nostri nonni, i nostri cari che sono passati nell'aldilà. Insegnar loro che esiste una comunione dei santi, che è un circuito virtuoso tra il mondo dell'aldiquà e il mondo dell'aldilà. Nulla di orrifico, nulla di orrendo. Educare, disse Papa Benedetto XVI nell'ottobre del 2009, educare significa essere testimoni della verità e del bene. Ma per testimoniare la verità e il bene occorre conoscerli e distinguerli dall'errore e dal male, che sono elementi presenti nella nostra storia, spesso camuffati come in questo caso. Quindi essere educatori significa essere in grado di smascherare queste truffe, indicandole come tali e soprattutto rendendo partecipi chi non conosce il problema a queste realtà. Occorre da parte di ogni educatore studiare i fenomeni del nostro presente, comprenderne il vero volto, il vero fine. Occorre indagare ogni forma di negatività e ogni aspetto del male che va inteso come un'energia deviante, diseducativa, capace di infliggere sofferenza, danno. Solo così si crea la vera controinformazione che realizza la controcultura e che permette di vincere la sfida educativa. E vincendo la sfida educativa in nome del principio di non contraddizione, che ci fa capire dove è il bene e dove è il male, dove è il giusto e dove è il falso, riusciamo ad educare i nostri ragazzi. Il principio di non contraddizione evita la ricomposizione degli opposti. Ciò che è male e non può essere bene. Ciò che è vero e non può essere falso, perché se tutto è vero, nulla è vero. Se tutto è bene, nulla è bene. Halloween è l'espressione più infingarda del male travestito da innocua manifestazione per i piccoli, per i medi e anche per noi adulti, molti dei quali cascano in questo imbroglio. Bene, concludo scusandomi per la lunghezza
e invitando tutti a creare un'alternativa alla festa, chiamiamola liturgia satanica di Halloween, inventandoci, ma non tanto inventandoci, cioè riproponendo quella che è la vera festa in questa ultima parte del mese di ottobre, che è la festa dei nostri santi, la festa degli onomastici, la festa dei nostri nomi, ai quali corrisponde quello di un santo, anche protettore, la festa degli angeli, la festa del bene, la festa dell'amore, la festa dell'abbraccio tra il visibile e l'invisibile, tra il nostro mondo e l'aldilà, un aldilà che ci attende se percorriamo la via giusta. E guai ad essere bugiardi coi nostri bambini, perché chi tradisce da scandalo a uno dei miei piccoli, ha detto Gesù, è meglio che si metta una bella macina al collo e si butti nel fiume. Un abbraccio a tutti.